amici, oggi andiamo a Lapponia, vi porto alla casa di Babbo Natale. Ciao, io sono Giulia, lui è mio fratellino Lapo, lui è Papino, lei è mammina, Giulia Travel. Mamma, dov'è la Lapponia? Dov'è l'Italia? Brava. Saliamo su, che questa è tutta l'Europa, andiamo al nord, su. Andiamo qua sotto, eccola! Lapponia, in Finlandia. La Lapponia è la regione più a nord della Finlandia. È una zona poco popolata, ma che attira ogni anno molti turisti per conoscere la cultura Sami, la popolazione indigena che ha sempre abitato qui, per ammirare l'aurora boreale, per i suoi impianti sciistici, per conoscere e ammirare la straordinaria flora e fauna, per conoscere da vicino le renne e fare straordinari safari con gli jaschi, ed infine per incontrare Babbo Natale, che abita proprio qui. Amici, vi dico una cosa pazzesca, da Babbo Natale non c'è la neve. Vi spiego. A Babbo Natale uno immagina, vive il Polo Nord ma c'è sempre la neve. Invece no, la neve la trovate sempre a gennaio, da settembre a aprile, a volte c'è e a volte non c'è. In Lapponia è possibile assistere al ciclo delle 4 stagioni. C'è l'autunno, periodo in cui la Lapponia inizia a imbiancarsi. È il momento in cui la neve arriva, ma può anche sciogliersi facilmente per le temperature ancora non molto rigide. C'è l'inverno, caratterizzato da neve e gelo, può raggiungere anche meno 45 gradi. C'è la primavera, in cui le temperature cominciano a salire e sciolgono piano piano tutta la neve, fino ad arrivare all'estate, che può raggiungere anche 30 gradi. E quindi ha ragione Giulia. Nel nostro immaginario pensare al circolo polare artico può far pensare a un paese ghiacciato ed innevato tutto l'anno, e invece non è così per tutti i paesi che si trovano a questa latitudine. Apriamo la prima casellina. Tra 20 giorni incontreremo Babbo Natale. Abbiamo deciso di fare il calendario dell'avvento. La campana! Prepariamo la valigia. Mamma, ho visto la renna! Stava volando! Eh sì, poteva essere una renna di Babbo Natale, perché siamo arrivati a Rovaniemi. Qui abita Santa Claus, Babbo Natale. Benvenuti a Rovaniemi.
Rovaniemi è la capitale della regione della Lapponia finlandese. È una città moderna, poiché è stata quasi totalmente distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. Da sempre centro economico dell'intera regione, la zona fu presa d'assalto per la febbre dell'oro e lo sfruttamento del legname, anche se oggi è una città che vive soprattutto di turismo e quasi metà della popolazione sono studenti. Stanno diventando le mani gelate. Aia, mamma. Ora vado a letto che domani andiamo a vedere Babbo Natale e sarà una bellissima giornata. Stai cominciando a aver paura? Più ci avviciniamo al Santa Claus Office e più Giulia si sta emozionando. Per arrivare dal Babbo Natale dobbiamo ufficialmente passare la linea del Circo Polare Artico. Dai Giulia, hai paura? Oh, 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 oh. Vai. Ha paura Giulia, ha paura. C'era una volta un vescovo di nome Nicola. Viveva a Mira, una città dell'attuale Turchia. Era molto conosciuto per la sua dolcezza e la sua bontà. Si racconta che una volta salvò 3 sorelle povere che stavano per essere vendute come schiave, donando al padre dei sacchi pieni d'oro. Presto la sua storia e il suo modo di essere lo fecero diventare popolare in tutto il mondo. I bambini cominciarono a lasciare le scarpe fuori dalla porta di casa e le trovavano piene di caramelle. Si diceva fosse proprio lui a riempirle e cominciarono a chiamarlo Babbo Natale. Ben presto Babbo Natale capì che doveva creare un suo ufficio in qualche parte nascosta della terra, dove potesse far star bene anche le sue magiche renne. Si dovette circondare di tanti aiutanti ed ideare un laboratorio per poter creare i regali per i bambini di tutto il mondo. Così decise di fermarsi proprio qui, in Lapponia, nel Circolo Polare Artico. Hi there, Hi. boys and girls, and welcome to the Arctic Circle. So,
And let me see. Ah, venite dall'Italia. Sì, hai visto sa anche la tua lingua. Buongiorno. Giulia, sa anche la tua Benvenuti lingua. al Circolo Polare Artico. È un po' più vicino. Oh, vai Giulia. Come ti chiami? Giulia. Giulia, e come ti chiami? Lapo. Lapo. And what is my name? Vede? Come? Babbo Natale. That's right, my name is Santa Claus. Quanti anni hai? 5, how many fingers is 5? Un po' più vicino, un momento. 1, 2, 4, 3. No. Sì? No? Me aiutas. 1. And in inglese? Vabbè. Oh, you speak very good English. But do you speak any Finnish? No problem, I teach you a way to say hi, hello. In Finlandese we say moi. Oh, moi. Can you say moi? Moi. And then the second one is our way to say the most important, beautiful word, grazie. In Finlandese we say it kiitos. 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 Bravo. E dove abitate in Italia? In Toscana. In Toscana. Lucca. Vicino a Florence. È Lucca. lontano. Benvenuti al Circolo Polare Artico. Divertitevi in Lapponia. Salutatemi tutti i vostri amici. Arrivederci a dicembre, a Natale. Sei felice? Sei emozionata? Oh, amore, piangi? Abbiamo spedito delle cartoline in Italia con lo speciale francobollo di Santa Claus. Adesso andiamo dalle renne di Babbo Natale. Le renne sono bellissime e dopo vi spiegheremo il loro mondo. Santa Claus rende. She fly. Yeah, with Santa. Devi pigiare, pigia. Sì. Piano, Giulia, ferma. Pianino, no, gira ancora, vai. Lascialo. Brava, vai, pigia e lasci. Se no anche questo prendi, vai. Brava, vai. Bravissima. Brava.
Brava amore! Vai! Gira, brava! Bravissima! Grande! La motoslitta è un tipico mezzo di trasporto a motore usato nei paesi dove per molti mesi si deve convivere con la neve. Sono moto a tutti gli effetti, ma invece di avere le ruote hanno gli sci. Giulia e la sua famiglia adesso si trasferiranno a Levi. Levi è il più grande comprensorio sciistico della Finlandia. Si trova a circa 2 ore di auto da Rovaniemi, a un'altitudine di 531 metri ed è un posto incontaminato dove è possibile trovare ancora alcuni villaggi sami, la popolazione indigena che prima ha abitato in questa regione. Il viaggio per Levi è stato molto affascinante. Ci saremmo dovuti fermare almeno 3 volte per far attraversare le renne che camminavano liberamente per la strada. Che bello! Siamo arrivati al nostro hotel dove le camere sono tutti di glu di vetro. Guardate, mentre dormi si vede il cielo. Se non siete vegetariani, in Lapponia è possibile mangiare carne di renna. In Lapponia trovate la migliore acqua al mondo direttamente da qualsiasi rubinetto. Adesso andiamo sulla slitta con gli aspi.
Sarete voi a guidare la vostra slitta. You have a hands. This is a handlebar driver. Both hands on the bar all time. One hand driving, no. Without, really no. One hand photo, selfies, no. Troverete tanti aschi agitatissimi perché non vedono l'ora di iniziare a correre e trainarvi, un po' come quando il vostro cane ha capito che è arrivato il momento della passeggiata e comincia ad agitarsi e a baiare davanti alla porta. L'husky è un cane da branco, robusto di salute, molto atletico, che ha bisogno di continui stimoli fisici e mentali. Da più di 2000 anni viene utilizzato come cane da traino da slitta e sa essere anche molto amorevole. Ma fatelo correre, fatelo lavorare e non lasciatelo solo. È così che un husky sarà un cane felice. Per questo vedere un husky che traina una slitta vi deve far pensare a qualcosa che il cane stesso chiede e che ama fare. Non è una forzatura per lui, anzi è un gioco, è un piacere. Venite! Ora che i cani hanno corso, sono più tranquilli e le possiamo accarezzare. Ciao Renzo, dove ci porti? Ciao, ora andiamo a trovare le renne. Che cos'è questo muschio? Licheni. Questi sono licheni. Reindeer, they are so wild.
that you can't catch them just like this. You have to throw a lasso because they are running far away from you. Quindi lei diceva che spesso e volentieri le renne non si fanno catturare a mano libera, generalmente riusciamo a prenderle per le corna quando sono in spazi ristretti, però quando non ci riusciamo usiamo il lazzo e quindi proprio stile Far West, però Far Nord. E andiamo a farlo noi ora? Wow! Oh! Le renne perdono, perdono le corna durante l'inverno e le perdono entrambi, sia maschi che femmine, e ce le hanno entrambi sia maschi che femmine le corna, quindi non sono un segno distintivo del sesso delle renne. Ricrescono durante l'estate dai 3 ai 4 cm al giorno e quando crescono sempre nella stessa forma, quindi ogni renna ha la propria forma delle corna e crescono con questa sorta di peluche. Toccalo. Ora, hanno alcune particolarità le corna delle renne. Ovviamente servono per difesa o per attacco, che sia. Questo corno, diciamo, centrale, qua, in mezzo alle altre due, immaginate che qua ci sia il muso, questo serve proprio per difendere gli occhi, la testa da eventuali attacchi. Mentre questi due piccoli cornini qua dietro servono per difendersi da un animale particolarmente feroce presente qua in Lapponia, che è il ghiottone. Generalmente si ferma, o comunque aspetta le proprie prede, sopra gli alberi. Quindi salta poi sul dorso delle renne e con queste due cornette qua cercano, con scarsissimi risultati, di difendersi. Quello che viene fatto su e con le renne viene fatto per le renne. Poi ne nascono molte di più di quante ne vengono uccise, soprattutto in un allevamento come questo, perché loro non fanno una vendita, diciamo, massiva. La sauna si può fare in 3 modi diversi. C'è quello, fra virgolette, normale europeo, quindi dopo la sauna ti fai la doccia fredda, che non fa parte di qua, cioè qui non lo fa nessuno. C'è il modo finlandese lappone non troppo matto, ovvero dopo la sauna esci fuori, anche se c'è meno 15 come ora, e cammini fuori. Poi c'è il modo, quello che io dico da matti, che però è bellissimo perché l'ho fatto, molto salutare, ovvero uscire dalla sauna, forzi il tuffo nell'acqua. E loro stanno creando questa scalinata. Perché qua sotto ci sarebbe un fiume. Perché qua sotto c'è un fiume che è ghiacciato. Lui sta camminando Lui sul fiume. sta camminando sul fiume e non è Gesù. Non è Gesù, ma considera queste cose, sai, 60 più 65 dentro, meno 15, meno 20, qua, meno 40 qui, più 4 lì, perché l'acqua è più 4 gradi. Perché è riparata dalla strata di ghiaccio? No, perché c'è la non è corrente. ghiacciata. Ora andiamo alla ricerca di laurea barilare. Amici, sta arrivando da noi l'aurea boreale. Noi siamo qui e adesso l'aurea è qui. Ciò vuol dire che sarà tra pochi minuti, sarà sopra di noi. Mamma. Spiegami un attimo, allora adesso che succede là? Che il cielo diventa verde. Poi E se ci sono le nuvole non si vede. Pum pum, li spari. Non si vede. Non c'è.
eterna il cielo blu, quindi se le nuvole vanno via diventa il cielo verde. Bam, 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 bam. Li spari alle Basta nuvole? che non si sparano. E così il cielo diventa verde. C'è il cielo verde. Perché passa l'aurora? Boreale. Alcune particelle generate dal Sole tramite il vento solare raggiungono la Terra dove incontrano il nostro campo magnetico. Lo scontro fa generare correnti elettriche che vanno a scaricarsi verso i poli, eccitando gli atomi di ossigeno e azoto, emettendo così la consueta luce verde che illumina il cielo. L'aurora boreale esiste tutto l'anno. A queste latitudini in estate non si arriva mai ad avere il buio completo. Infatti, d'estate potrete assistere al fenomeno del sole a mezzanotte. Assistere all'aurora boreale anche nel periodo giusto è molto difficile perché ci devono essere una concomitanza di fattori. Ad esempio, l'orario giusto deve essere buio, non ci devono essere nuvole e la luna non deve troppo illuminare il cielo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Adesso andiamo sullo slittino. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. A Levi si trovano gli impianti sciistici più grandi della Finlandia. Passeremo qua qualche ora a divertirci sullo slittino prima di tornare in Italia. And a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't. Amici, finisce qui il nostro viaggio in Lapponia. È stato bellissimo, ci vediamo al prossimo viaggio. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish